Effettuato l'unboxing troviamo questa situazione: il corpo macchina, il cestello, paletta impastatrice, la vaschetta, il cucchiaio misurino e lo strumento per rimuovere la pala impastatrice. La spina per l'alimentazione ha bisogno dell'adattatore. Una volta che la macchinetta è stata accesa abbiamo questa situazione, un display dei tasti e da qua controlliamo il tutto. Dunque analizziamoli nel dettaglio. Il primo tasto a sinistra, il libricino, è il tasto dei programmi, cioè scegliamo uno dei programmi che ha preimpostato la macchinetta. Ne ha un totale di 19, per ogni programma c'è una funzione diversa e un timer diverso. Adesso andiamo un attimo a selezionare per farvelo vedere. Programma numero 2, 3, 4 e poi possiamo arrivare fino al 19 e ritorna poi all'1. Questo è il tasto per scegliere quanti grammi di pane dobbiamo impastare, 500 o 750. Adesso andiamo a selezionare 500, 750. Questo è il tasto timer, i due tasti più e meno, incremento, decremento. Questo è il tasto della cottura del pane, lo visualizziamo qua: pane poco cotto, metà cottura e stracotto. Questo è il tasto di avvio o pausa dei programmi. Andiamo adesso a vedere com'è l'interno, quindi apriamo la nostra macchina e andiamo ad inserire la nostra vaschetta. Dunque la portiamo all'interno, ruotata un attimino, ecco qua. Adesso non è dritta, è in obliquo, basta semplicemente ruotarla senza forzare e poi richiudere. Questo è messa in posizione dritta, ben salda, e siamo pronti per infilare la nostra pala impastatrice. Vi faccio notare che non è un perfetto cerchio, ma come vedete è piatto nella parte di sotto, e andiamo ad inserire la paletta in base alla sua posizione e siamo pronti per impastare.